Buongiorno carissimi, ben ritrovati. Oggi un video leggero. Leggero si fa per dire, perché vedete che ho già dei fogli davanti e quando dei fogli davanti non è mai buon segno, comunque non è mai una questione tanto leggera. Oggi parliamo di Marantz 8B. Qualcuno in un messaggio mi ha chiesto: ma perché non parliamo del Marantz 8B? Che a me piace tantissimo e suona da Dio. E lì per lì ho detto: ma perché non ho voglia? Poi, pensandoci bene su, ho detto: ma invece no, perché questo apparecchio, come altri, tutto sommato, ma lungi dall'essere perfetti o da essere i migliori amplificatori della storia, sono comunque, nel bene e nel male, degli apparecchi da cui qualcosa si può imparare, perché dietro c'erano delle belle teste ai tempi, quindi andando a vedere come sono fatti questi apparecchi si possono ricavare degli spunti interessanti su cui ragionare e si impara sempre qualcosa, insomma. Che cos'era il Marantz 8B? Per farla breve, era un amplificatorino da una trentina di watt, push-pull DL34 in configurazione ultralineare, quindi classicissimo. Amplificatore piuttosto semplice, solo 3 stadi: stadio di ingresso, stadio sfasatore e stadio di potenza. Vi ricorda qualcosa questa configurazione? Era un amplificatore che, come riportato nella brochure dell'epoca, faceva sfoggio di ottime caratteristiche elettriche per l'epoca, in termini di potenza, in termini di stabilità su tutti i carichi, cosa che non era assolutamente scontata, e discendeva direttamente dal modello 8, il quale discendeva da un altro modello, se non ricordo male era il 5, che era in versione monofonica non per sciccheria ma per necessità, ai tempi si ascoltava in mono, ecco, e tutti avevano grosso modo gli stessi dati di targa. In realtà l'8B rispetto all'8 incorpora alcune migliorie che sul fratello più anziano non c'erano. La cosa carina di questi amplificatori è che sulle brochure dell'epoca venivano elencati dati che ormai sono stati dimenticati. Ad esempio veniva dichiarato il tasso di controreazione, che era di circa 20 dB totali, e il fattore di smorzamento, che si attestava attorno al 20, considerato già un fattore di smorzamento piuttosto alto, tanto che era possibile abbassarlo facendo delle piccole modifiche al circuito descritte, ok? Quindi aggiungendo semplicemente delle resistenze si poteva abbassare ulteriormente il fattore di smorzamento, cosa tutto sommato che dovrebbe far pensare. Il modello 8B era un amplificatore pensato per essere utilizzato in casa, ma a differenza del più recente Model 9 non erano ancora assolutamente stati presi in considerazione questioni legate all'estetica o allo styling dell'amplificatore, che si presenta come un blocchetto marroncino con il suo caratteristico strumentino, valvole a vista e una bella grigliona di lamiera da piazzarci sopra per nascondere il tutto. Era un amplificatore tutto sommato che si poteva considerare compatto, e questo lo dico così come nota a margine, effettivamente non suonava e non suona, quando si è in condizioni ottimali, neppure malaccio, perché aveva dei trasformatori d'uscita che non erano male, come vedremo anche lo schema è piuttosto interessante. Il costo all'epoca, nel 1962, quando è stato presentato, era di circa $270, una cosa del genere, equivalenti grosso modo $2.500 attuali, e il costo di un buon 8B sull'usato più o meno si attesta attorno ai €3.000, quindi chi l'ha detto che l'alta fedeltà non è un buon investimento? Al di là del costo decuplicato in 60 anni, anche il valore dell'apparecchio in relazione all'inflazione tutto sommato è aumentato di un pochettino. Naturalmente bisogna tenere conto che in 60 anni un apparecchio di questo tipo va mantenuto in forma, perché chiaramente componenti come gli elettrolitici nel tempo si rovinano inesorabilmente, anche se, e anche questo era annotato nella brochure, i condensatori erano dei componenti telecommunication grade, cioè erano dei componenti di alta qualità usati per quello che erano le applicazioni cutting edge dell'epoca, cioè la telefonia, che voleva ovviamente componenti affidabili e di lunga durata. Questo non ci autorizza a considerarli buoni dopo 60 anni, naturalmente, ecco. Ma bando alle chiacchiere, dedichiamoci
allo schema, che racchiude al suo interno tutta una serie di chicche molto interessanti. Come vedete mi sono già segnato alcune cose che sono i punti salienti su cui ci concentreremo nel discorso e sono le parti effettivamente interessanti che caratterizzano questa macchina. Cominciamo dalla rete di ingresso. Ecco, vediamo che dal pin di ingresso alla griglia, cioè all'ingresso del primo stadio di amplificazione, ci sono tutta una serie di componenti che non siamo abituati poi tanto a vedere, perché siamo abituati a cose ben più semplici. Io personalmente poi tendo veramente in questo caso a semplificare molto. C'è addirittura un filtro a 2 stadi che è un filtro passa alto. Dopodiché c'è un altro connettore d'ingresso denominato test e poi andiamo allo stadio di ingresso. Questo perché, ricordiamoci, l'ascolto a quei tempi era solo analogico e sui giradischi spesso si appoggiavano dei dischi piuttosto ondulati. Ecco, quando si mette un disco ondulato su un giradischi, la testina tende a muoversi a frequenze molto basse ma con movimenti molto ampi, per cui vengono generati dei segnali a bassissima frequenza molto grandi, segnali che possono intanto mettere in crisi i circuiti dell'amplificatore e in secondo luogo anche spaccarvi i woofer o rovinarveli. Ecco, questo filtro passa alto piuttosto robustino serviva proprio a questo, cioè a eliminare questi segnali a bassa frequenza. Ora sappiamo che nei prefono e nei preamplificatori di qualche anno fa c'era il tastino per eliminare proprio questo problema, però noi qui lo vediamo implementato a livello di amplificatore finale, perché quello che si cercava in questi amplificatori comunque era un'affidabilità tout court, cioè bisognava evitare che anche in caso di boiate fatte dall'utente finale l'apparecchio si spaccasse o creasse dei problemi, per cui una sicurezza in più è meglio di una in meno. È chiaro che se devo fare un amplificatore minimale questa cosa la eliminerò in modo da avere un percorso di segnale più pulito, più diretto possibile, ma non era questo il nostro caso. Arriviamo quindi al primo stadio di amplificazione, quello che è lo stadio di ingresso del nostro finale, ed è il primo stadio di amplificazione. Stadio di amplificazione che è implementato con un pentodo. Anche qui la soluzione non è esattamente da puristi, perché lo sappiamo, i pentodi sono meno lineari dei triodi, in teoria suonano peggio, eccetera, ma qui ci serviva un componente che facesse doppio uso, nel senso che oltre ad amplificare il segnale di ingresso, questo componente serve come sommatore del segnale di retroazione che arriva dal trasformatore d'uscita. Trasformatore d'uscita che vedremo un po' particolare da questo punto di vista. Ecco, il nostro segnale di feedback, cioè l'anello di controreazione ingresso-uscita del nostro amplificatore, si chiude proprio qui e il segnale viene sommato da questo componente che, dicevo, deve avere di conseguenza un guadagno piuttosto alto per poter garantire la dinamica necessaria. Del resto sarà poi la controreazione che si occuperà delle non linearità della funzione di trasferimento del pentodo, rendendo comunque il circuito nella sua interezza sufficientemente lineare, anche perché per questo amplificatore venivano dichiarati dei tassi di distorsione molto bassi per tutta la gamma di frequenze e alla massima potenza. Ovviamente poi, come tutti gli amplificatori considerevolmente retroazionati, arriva al clipping e distorce tantissimo, ma fino ad allora mantiene dei tassi di distorsione bassi. Facciamo un altro passettino e arriviamo, seguendo il nostro segnale, all'ingresso dello stadio sfasatore, ingresso dove c'è un condensatorino sospetto, ecco vedete, è questo qui sotto. È un condensatorino di valore piuttosto basso, ma non bassissimo, perché è uno 0,33 micro, che non si capisce cosa ci faccia lì, o meglio, si capisce. Questo è un filtro passabasso, cioè serve ad evitare che il nostro amplificatore funzioni alle frequenze più alte, il che sembrerebbe un controsenso, ma in realtà questo condensatore è tarato, è calcolato in modo da non influire, diciamo così, sul segnale in banda audio e cominciare a lavorare sulle frequenze inudibili dove c'è il rischio che in presenza di condizioni d'uso estreme l'amplificatore autoscilli, e vi ricordate che nel datasheet era proprio scritto espressamente:
questo amplificatore è stabile su qualsiasi carico. Ecco, la stabilità dell'amplificatore su qualsiasi carico è comunque garantita da questo componente che in caso di oscillazione ad alta frequenza blocca tutto e tiene tutto fermo. Anche questo è un provvedimento di sicurezza. Visto così, questo amplificatore non sembrerebbe particolarmente prono ad auto-oscillare, visto che ci sono anche tutta una serie di resistenze di griglia che comunque a loro volta tendono a mantenere la stabilità e a smorzare eventuali oscillazioni parassite. Però ecco, per la serie non si sa mai, un condensatorino ce lo mettiamo per limitare la banda alla banda audio. Quello che segue dopo è lo stadio sfasatore. Stadio sfasatore un po' particolare, si tratta di uno stadio che ha un nome, si chiama long tail, ed è una sorta di stadio differenziale in cui, ecco qua, così si vede un po' meglio, spero, anche se l'ho disegnato male come al solito, perché non è il mio mestiere disegnare bene, evidentemente. Ecco, i due triodi, in particolare in questo caso sono due sezioni di una 6CG7. La 6CG7 è una versione a base Noval con le caratteristiche della più conosciuta 6SN7, che però era una octal più costosa, più ingombrante, eccetera. Ecco, nel nostro caso la 6CG7 utilizza le due sezioni in questo modo. Nella prima sezione entra il nostro segnale direttamente nella griglia e dalla prima sezione viene prelevato il segnale in uscita amplificato. La seconda sezione ha il catodo collegato in comune con la prima e poi mandato a massa tramite una resistenza come al solito, ma ha la griglia collegata direttamente a massa, quindi alla griglia bloccata, non viene applicato un segnale alla sua griglia come canonicamente si fa. Questo secondo stadio, se vogliamo metterla in termini molto semplicistici, è pilotato dal segnale che viene generato dalla corrente, dalla caduta di tensione di questa resistenza catodica comune. Di conseguenza, all'anodo del secondo stadio avremo, visto che le due valvole sono uguali, un segnale uguale a quello in uscita dalla prima sezione, ma di fase opposta. Comodo, no? Per pilotare le due valvole finali. La caratteristica di questo stadio è che tende a bilanciarsi in maniera molto buona e quindi ad avere due segnali sfasati molto simili, praticamente identici. Il bilanciamento viene poi garantito anche da un resistore variabile che permette di bilanciare la nodica delle due sezioni, e lo vediamo nello schema originale qua, eccolo qua, il resistore variabile e le due resistenze anodiche dei due stadi. Uno sfasatore quindi molto semplice ma dalle ottime prestazioni. Direi che l'idea non è assolutamente male. L'altra parte di circuito che ho segnato è la regolazione del bias. Sono i due trimmer, i due resistori variabili che servono a regolare la tensione negativa delle griglie che stabilisce la polarizzazione, la corrente di polarizzazione delle valvole dello stadio finale. Quindi abbiamo una polarizzazione fissa che doveva essere regolata e poteva essere fatto tramite un selettore e un bello strumentino, insomma comunque è sicuramente molto caratteristico, strumentino che era montato sullo chassis dell'amplificatore. Il collegamento dello stadio finale è un ultralineare classico, niente di particolarmente avanzato, insomma per quell'epoca tutto sommato neanche poco. E lo vediamo proprio dai collegamenti del trasformatore d'uscita, per cui qui abbiamo il collegamento all'anodo, qui abbiamo il collegamento ultralineare alla griglia, che non è altro che una soluzione di feedback locale, mettiamola così, che però ci permette in questa configurazione di sfruttare il nostro pentodo o tetrodo quasi alla massima potenza e nel contempo garantire una linearità di funzionamento, per cui ci consente di avere una retroazione ingresso-uscita un pochino minore che non con l'uso delle finali a tetrodo o a pentodo puro. Una cosa molto interessante la possiamo ancora vedere prima di arrivare al trasformatore d'uscita. La cosa interessante è questo collegamento che dall'anodo delle due finali torna indietro fino all'ingresso dello sfasatore. Questa è una particolare forma di retroazione non proprio locale, perché viene applicata fra la finale e lo stadio sfasatore per garantire stabilità di prestazioni dello stadio finale sui carichi più diversi. Ed è molto particolare perché la definiscono sui manuali Marantz, questo è il service manual e viene proprio descritto qua, una retroazione criss-crossed, cioè incrociata. Difatti, se noi guardiamo bene, il segnale di questa finale viene applicata all'ingresso
della valvola sfasatrice dell'altro ramo del push-pull e viceversa questo viene applicato all'ingresso del ramo complementare. Questo è molto interessante come soluzione. Naturalmente ricordiamoci che nella progettazione di questi amplificatori non si voleva assolutamente avere un approccio particolarmente purista, si era comunque focalizzati sulle prestazioni e sull'affidabilità, quindi su una costanza di prestazioni elettriche e su una grossa affidabilità del circuito, cioè l'utente finale non doveva essere in grado di rompere queste macchine se non prendendole a martellate o giù di lì. E con questi provvedimenti si raggiungono esattamente quegli scopi, cioè una bassa distorsione, un'ampia gamma passante e una buona potenza d'uscita, perché questi 30 watt erano considerati una buona potenza d'uscita per i tempi. A proposito di uscita, il trasformatore d'uscita, componente un po' particolare. Se lo guardiamo già a prima vista, ha un'apparenza di una certa complessità e in effetti è abbastanza vero. Vabbè, i primari li abbiamo già visti, semplicemente c'è la presa intermedia per il feedback di griglia, nessun problema. Però il secondario, anzi i secondari, ce ne sono ben 3. Allora, uno è collegato agli altoparlanti, e ok, direi che non ci sono problemi. Ma poi ce ne sono altri 2 che sono destinati esclusivamente a generare il segnale di feedback. Anziché prelevare il segnale di feedback direttamente dall'uscita, dove sono collegati anche gli altoparlanti, come si fa più semplicemente in molte macchine, il nostro trasformatore d'uscita aveva dei secondari fatti apposta. Questo cosa implica? Implica che il carico non è direttamente collegato sul circuito di retroazione, quindi le intemperanze in termini di impedenza del nostro carico non vanno a influenzare più di tanto il comportamento del nostro circuito retroazionato, il che non è un'idea completamente assurda, anzi direi che è un'idea assolutamente intelligente. È chiaro che questo avviene a fronte di una maggiore complessità e un maggior costo del trasformatore d'uscita, ma bisogna dire che su queste macchine non avevano lesinato molto sui trasformatori d'uscita, forse anche per quello, no? Vengono ancora apprezzate. Quindi ecco qua i nostri 2 secondari per il feedback, con il circuito per gestire questo feedback in frequenza, quindi filtraggi, attenuazioni, eccetera, e poi la linea di ritorno che va verso l'ingresso e verso il catodo del nostro pentodo amplificatore di segnale. Quindi, ripeto, non è un approccio purista e non voleva assolutamente esserlo. Ci sono almeno, a seconda di come li contiamo, dai 2 ai 4 anelli di retroazione, ma ripeto, tutti messi lì per un motivo. Tutto sommato, bisogna rilevare che i 20 dB di controreazione totale che venivano segnalati non sono un valore alto. In seguito, soprattutto poi con l'avvento dei transistor, arrivati dopo qualche anno, in casa Marantz quantomeno, i tassi di controreazione sarebbero saliti abbondantemente. Un'ultima nota riguarda il circuito di alimentazione della nodica, che a prima vista sembra abbastanza semplice, abbastanza normale. In realtà una piccola particolarità è da rilevare qui su. Come possiamo vedere come il secondario del trasformatore di alimentazione è collegato ai condensatori di livellamento. La configurazione è quella di un moltiplicatore di tensione. In questo caso la tensione viene raddoppiata rispetto alla tensione d'uscita del nostro trasformatore di alimentazione. È un piccolo scivolone a parer mio, però questo permetteva di risparmiare qualcosa sul trasformatore di alimentazione a fronte di una tensione più alta, ma un'impedenza di alimentazione altresì più alta e una regolazione un pochino più bassa. Quindi vabbè, ecco, se hanno voluto farlo l'hanno fatto, si poteva evitare, però soluzioni così un po' fantasiose alla questione dell'alimentazione negli amplificatori di questi tempi erano abbastanza frequenti, quindi non stupiamoci, è una cosa a cui non siamo più abituati, ma si faceva correntemente. A seguire il nostro pi greco con l'induttore di livellamento e altri 2 pi greco resistivi per ricavare le alimentazioni dei primi stadi separatamente. Un altro pi greco qua sotto per l'alimentazione di bias, cioè per l'alimentazione negativa per le griglie delle finali, per cui direi niente da rilevare di particolare a questo livello. Ecco, amplificatori come questi non sono frequentissimi da trovare, anche se non sono ultra rari, ve lo devo far vedere solamente in fotografia, però
Se ci fosse qualcuno che vede questo video, che ha uno di questi amplificatori e lo volesse sacrificare per la scienza, no scherzo, non sacrificare, ma lo volesse portare qui da me in laboratorio, potrebbe essere carino addirittura fare un video sulle misure di questo amplificatore, cioè vedere come effettivamente si comporta dopo 60 anni un amplificatore di questo tipo. Ripeto, al di là della bontà, della qualità d'ascolto, eccetera, ma vedere giusto come si comporta e come è fatto. Naturalmente l'amplificatore verrebbe trattato in guanti bianchi, come è giusto che sia, e con il rispetto dovuto a un signore di quest'età. Ecco, il video è durato un bel po', ma ai pochi rimasti fino a questo punto chiederei, se non vi disturba, di mettere un like, magari condividere il video, iscrivervi al canale se non lo avete già fatto e di conseguenza attivare le notifiche, così quando escono altri videacci di questo tipo ne venite avvisati e chissà mai che vi possiate passare qualche 10 minuti imparando qualcosa di nuovo, nel limite di quello che un video del genere permette di fare, perché con amplificatori del genere, con una storia e con dietro delle menti di questo tipo, in realtà ci vorrebbe una serie di video solo per fare una corretta analisi del singolo amplificatore, altro che fare tutto nei 20 minuti di spazio di un video. Però almeno ci siamo fatti un'idea, chissà mai che non ci siano, come dicevo prima, degli spunti per fare delle considerazioni ulteriori. A questo punto mi permetto di fare uno spoiler e vi faccio vedere che cosa tratterà il prossimo video di questa serie. Il fratellone dell'8, cioè il Marantz 9, ben più famoso, ben più blasonato, addirittura ha meritato una riedizione in epoca più recente, direttamente da Marantz. È un discendente dell'8B, ma vedremo che ha parecchie cose in più e molto interessanti. Per cui a questo punto non posso che rinnovarvi l'invito di vederci al prossimo video.